Lezione 1. Gestione delle attività. È utile utilizzare un pianificatore o strumenti digitali per tenere traccia delle attività e delle scadenze. Assolutamente. Rimanere organizzati è fondamentale per gestire i progetti in modo efficace. Trovo che visualizzare i miei compiti mi aiuti a rimanere concentrato e motivato. Sì, vedere tutto organizzato può ridurre lo stress e migliorare la produttività. Preferisco utilizzare app che inviano promemoria per le scadenze imminenti. Questa è una strategia intelligente. Garantisce che non la scivoli attraverso le fessure. Condividiamo suggerimenti su quali strumenti funzionano meglio per ognuno di noi. Ottima idea! Possiamo creare un sistema che soddisfi entrambe le nostre esigenze. Sono entusiasta di migliorare la nostra produttività insieme. Lezione 2. Mangiare fuori. Questo è un buon punto. Ho mangiato molto fuori ultimamente, il che non è l'ideale. Capisco. Mangiare fuori può davvero aumentare, sia in termini di calorie che di costi. Sì, ho notato che le mie spese sono aumentate e anche la mia salute non è eccezionale. È facile cadere in questa abitudine, soprattutto con orari fitti di impegni. Assolutamente. Ho bisogno di tornare a cucinare di più a casa. Cucinare a casa può essere più sano ed economico. Esattamente. Inoltre è divertente sperimentare nuove ricette. Sì, mi piacerebbe condividere alcune ricette se sei interessato. Sarebbe fantastico. Organizzeremo presto una sessione di cucina insieme. Lezione 3. Piani di viaggio. Penso di poter farcela una settimana lontano. Dovrei noleggiare un'auto o usare la mia. Dipende da dove stai andando e quanto intendi guidare. Voglio esplorare diverse aree, quindi un'auto potrebbe essere utile. Noleggiare un'auto potrebbe darti maggiore flessibilità per visitare luoghi fuori dai sentieri battuti. Vero. Inoltre, non dovrei preoccuparmi dell'usura della mia auto. Esattamente. Spesso ne vale la pena per la comodità e la tranquillità. Esaminerò le opzioni di noleggio e vedrò cosa è disponibile. Sembra un piano. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto. Lo apprezzo. Non vedo l'ora di fare questo viaggio. Lezione 4. Superare la paura. I tuoi obiettivi, non il giudizio. Ho solo tanta paura di deludere. È del tutto normale sentirsi così quando si persegue qualcosa di importante. Sì, voglio davvero avere successo, ma allo stesso tempo temo il fallimento. Ricorda, commettere errori fa parte del processo di apprendimento. È vero. Ho bisogno di spostare la mia attenzione dalla paura alla crescita. Assolutamente. Le battute d'arresto possono spesso portare a lezioni preziose. Apprezzo il tuo supporto, mi aiuta a sentirmi più sicuro. Sono qui per te. Celebriamo ogni passo che fai, non importa quanto piccolo. Grazie. Mi impegno a superare questa paura e ad andare avanti. Lezione 5. Preferenze di acquisto. Preferisco andarci nei giorni feriali per evitare la fretta. È una scelta intelligente. I fine settimana possono diventare così affollati. Sì. È molto più divertente quando i negozi sono meno affollati.
Sono completamente d'accordo. Permette un'esperienza di acquisto più rilassata. Cosa hai comprato durante la tua ultima visita al negozio? Ho trovato delle ottime offerte su prodotti freschi e snack. Sembra carino. Adoro scoprire buoni affari. Anche io. Rende lo shopping più gratificante. Pianifichiamo insieme il nostro prossimo viaggio durante un giorno feriale. Lezione 6. Servizio clienti. Il piacere è tutto mio. Il nostro obiettivo è rendere il vostro soggiorno il più confortevole possibile. Grazie. Apprezzo davvero l'eccellente servizio qui. Per noi è importante che gli ospiti si sentano accolti e valorizzati. Lo vedo. Fa una tale differenza nell'esperienza complessiva. Sì. Vogliamo assicurarci che tu abbia tutto ciò di cui hai bisogno durante il tuo soggiorno. Mi sento ben curato e questo aumenta il mio divertimento. Questo è esattamente ciò per cui miriamo. La tua felicità è la nostra priorità. Grazie per essere andato oltre. È un piacere. Goditi il tuo tempo qui e facci sapere se hai bisogno di qualcosa. Lezione 7. Acquisti online. Non ci avevo pensato. Anche lo shopping online sarebbe conveniente. Sì, fa risparmiare tempo e ti consente di confrontare facilmente i prezzi. Esattamente. In più, puoi fare acquisti comodamente da casa tua. È vero, è particolarmente bello nei giorni in cui non hai voglia di uscire. Adoro quante opzioni sono disponibili online ora. Sì, puoi trovare quasi tutto con pochi clic. Esploriamo insieme alcuni negozi online più tardi. Buona idea. Possiamo cercare offerte e condividere consigli. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo trovare. Lezione 8. Conclusione degli accordi. Questo è importante per noi. Concludiamo l'accordo per iscritto. Assolutamente. Avere tutto documentato garantisce chiarezza per entrambe le parti. Sì, ci protegge e rende i termini chiari a tutti i soggetti coinvolti. Sono d'accordo. È un modo professionale per gestire le questioni aziendali. Una volta che lo avremo per iscritto, potremo sentirci entrambi sicuri di andare avanti. Esattamente. Redigerò l'accordo e lo invierò per la revisione. Perfetto. Mi assicurerò di controllarlo attentamente. Grande. Puntiamo a completarlo entro la fine della settimana. Sembra un piano solido. Non vedo l'ora di concludere. Lezione 9. Ricordi d'infanzia. Quando ero bambino, ricordo che costruivo castelli di sabbia insieme ai miei amici. Sembra così divertente. Hai passato molto tempo al lago? Sì, nuoteremmo nel lago tutto il giorno e ci godremmo il sole. Sono ricordi così belli. Anche a me piaceva giocare vicino all'acqua. Era l'attività estiva perfetta per i bambini della mia età. Assolutamente. C'è qualcosa di magico nelle giornate estive in riva al lago. Facevamo a gara per vedere chi riusciva a costruire il castello di sabbia più alto.
Deve essere stato emozionante. Hai mai vinto? A volte. Ma il divertimento stava davvero nell'esperienza stessa. Lezione 10. Consapevolezza della sostenibilità. Al giorno d'oggi c'è un crescente interesse per la sostenibilità. Assolutamente. Penso che stia diventando una priorità per molte persone. Sì, sempre più persone sono alla ricerca di modi per ridurre il proprio impatto sull'ambiente. È vero. È bello vedere le comunità unirsi per questa causa. Credo che l'istruzione svolga un ruolo enorme nella sensibilizzazione. Decisamente. Le persone devono comprendere l'importanza delle pratiche sostenibili. E inizia con piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Sì, anche piccole azioni possono portare a differenze significative. Spero che questa tendenza continui a crescere in futuro. Lezione 11. Scelte degli esercizi. Alcune persone fanno esercizi in palestra, mentre altri preferiscono semplicemente fare passeggiate. Sì, ci sono molti modi per rimanere attivi. Penso che si tratti di trovare ciò che funziona meglio per te. Assolutamente. Attività diverse si adattano a stili di vita diversi. Mi piace mescolarlo sia con gli allenamenti in palestra che con le passeggiate all'aria aperta. È un ottimo approccio. Mantiene le cose interessanti e divertenti. Sì, e aiuta a mantenere la motivazione per mantenersi in forma. Sono d'accordo. Qual è il tuo modo preferito di fare esercizio? Adoro correre nel parco quando il tempo è bello. Lezione 12. Incoraggiare l'espressione. Sì, ma non sono sicuro di come farlo in modo efficace. Un modo è incoraggiarli a esprimere apertamente i loro pensieri. È una buona idea. È importante creare uno spazio sicuro per la condivisione. Assolutamente. Aiuta le persone a sentirsi apprezzate e ascoltate. Penso che anche l'ascolto attivo sia una parte fondamentale del processo. Sì, mostrare un interesse genuino può fare una grande differenza. Proverò a implementare queste strategie la prossima volta. Grande. Si tratta di promuovere una comunicazione aperta. Sono entusiasta di vedere come migliora le interazioni. Lezione 13. Spese per gli asciugamani. È previsto un costo per gli asciugamani extra in hotel? No, non ci sono costi aggiuntivi per quelli. È fantastico sentirlo. Rende più facile stare comodi. Assolutamente. È bello avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza costi aggiuntivi. Apprezzo i luoghi che sono sinceri riguardo alle loro politiche. Sì, la trasparenza è fondamentale per una buona esperienza del cliente. Mi sento più rilassato sapendo che non mi verranno addebitati asciugamani extra. Esattamente. Sono le piccole cose che migliorano il nostro soggiorno. Non vedo l'ora di goderci il nostro tempo senza preoccupazioni. Lezione 14. Disconnettersi dal lavoro. È fantastico. È mai difficile disconnettersi completamente dal lavoro? Sì, a volte può essere una sfida spegnere il cervello del lavoro. Capisco. Trovare quell'equilibrio è essenziale per il benessere. Assolutamente. Cerco di stabilire dei limiti per aiutare in questo.
Questo è un approccio intelligente. È importante dare priorità ai tempi di inattività. Sì, trovo che mi aiuti a ricaricarmi e ad essere più produttivo in seguito. Devo lavorarci su io stesso. Ci vuole pratica, ma alla fine ne vale la pena. Sosteniamoci a vicenda nel fissare questi confini. Lezione 15. Consapevolezza dei problemi. Credo che ci siano prove che sempre più persone si stanno rendendo conto dei problemi che dobbiamo affrontare. Assolutamente. È incoraggiante vedere questo cambiamento di consapevolezza. Sì, le persone sono sempre più coinvolte nelle questioni sociali e ambientali. Penso che i social media svolgano un ruolo significativo nella diffusione delle informazioni. Decisamente. Permette una rapida condivisione di idee e iniziative. È emozionante pensare al potenziale di un cambiamento positivo. Sì, l'azione collettiva può portare a risultati di grande impatto. Sono ottimista su cosa riserva il futuro se manteniamo questo slancio. Continuiamo a sostenere la consapevolezza e l'impegno. Lezione 16. Esperienza con la frutta fresca. La frutta è freschissima e deliziosa alla fattoria. Sembra meraviglioso. Non c'è niente come i prodotti freschi. Sì, il proprietario dell'azienda agricola ha fatto assaggiare a tutti i suoi frutti migliori. Deve essere stato un vero piacere. Adoro provare la frutta di stagione. Assolutamente. È incredibile quanto siano migliori quando sono freschi. Sono d'accordo. Fa una grande differenza anche nelle ricette. Sono entusiasta di incorporare più frutta fresca nei miei pasti. Sì, è una scelta salutare e anche rinfrescante. Pianifichiamo presto insieme una visita a quella fattoria. Lezione 17. Prelibatezze locali. Ehi, hai provato qualche piatto locale interessante durante i tuoi viaggi? Sì, l'ho fatto. Di recente ho assaggiato dello straordinario cibo di strada pieno di sapore. Sembra delizioso. Alla fine cosa hai provato? Avevo questi tacos piccanti conditi con salsa fresca e avocado. Wow, sembra delizioso. Adoro il modo in cui i piatti locali spesso riflettono la cultura. Assolutamente. Il cibo è un ottimo modo per vivere un posto. Hai provato qualche dessert o spuntino mentre eri lì? Sì, avevo un dessert tradizionale a base di cocco e riso ed era paradisiaco. Devo aggiungerli alla mia lista di piatti assolutamente da provare. Lezione 18. Ricordi di laurea. Non dimenticherò mai quel momento in cui eravamo lì, silenziosi nei nostri abiti neri. Sì, è stata una giornata così emozionante. Avevamo lavorato così duramente per arrivarci. Assolutamente. Le foto di quel giorno hanno davvero catturato la gioia e l'orgoglio che provavamo. È un peccato che alcune di quelle bellissime foto non abbiano trovato acquirenti. Sì, è sorprendente. Avrebbero dovuto essere apprezzati da tutti. Ma i ricordi che abbiamo creato sono ciò che conta davvero, alla fine. Sono d'accordo. Quel giorno segnò l'inizio di un nuovo capitolo nella nostra vita. Decisamente. Assicuriamoci di mantenere vivi quei ricordi. Sì,
Dovremmo organizzare una riunione per celebrare il nostro viaggio insieme. Lezione 19. Costruire la storia. La città sarà completamente ricostruita, il che è emozionante. Sì, ma è affascinante come abbia continuato ad espandersi nel corso degli anni. Assolutamente. Nel 1882 fu costruito il primo grattacielo, cambiando per sempre lo skyline. Quello fu un momento cruciale per l'architettura e lo sviluppo urbano. Sì. Ha aperto la strada a edifici ancora più alti e innovativi. Adoro il modo in cui la storia plasma i luoghi in cui viviamo oggi. Ogni edificio racconta una storia, riflettendo l'epoca in cui è stato costruito. Esattamente. Non vedo l'ora di vedere come saranno le nuove costruzioni. Esploriamo insieme la storia della città nella nostra prossima uscita. Lezione 20. Piani di viaggio. Penso che per i miei spostamenti mi affiderò principalmente ai treni. Sembra un ottimo piano. I treni sono generalmente più convenienti e affidabili per le lunghe distanze. Sì, e adoro le viste panoramiche che si ottengono viaggiando in treno. Assolutamente. È un modo rilassante per vedere la campagna. Inoltre, posso sfruttare il tempo per leggere o ascoltare musica. È un modo perfetto per rendere il viaggio piacevole. Controllerò anche gli orari dei treni per trovare gli orari migliori. Buona idea. Pianificare in anticipo garantirà un viaggio tranquillo. Sono entusiasta delle mie prossime avventure. Lezione 21. Trovare un compromesso. Che ne dici di incontrarci a metà su questo tema? Potrebbe funzionare. È un buon modo per trovare un terreno comune. Esattamente. Incontrarsi a metà strada ci consente di scendere a compromessi sui termini. Sì, dimostra che siamo entrambi disposti a collaborare. Penso che questo approccio porterà a un risultato migliore per entrambi. Assolutamente. La comunicazione è fondamentale per raggiungere gli accordi. Sono felice che siamo entrambi disponibili a discuterne apertamente. Sì, è importante mantenere vivo il dialogo. Descriviamo ciò di cui entrambi abbiamo bisogno per far funzionare tutto questo. Lezione 22. Colazione inclusa. La colazione è inclusa nel prezzo dell'hotel? Sì, le nostre tariffe includono la colazione per due, il che è fantastico. È meraviglioso. Ci rende le mattine molto più facili. Assolutamente. Adoro iniziare la giornata con un buon pasto. Inoltre, è un bel modo per ricaricarci per le nostre avventure. Sì, mangiare insieme sarà un ottimo modo per connettersi ogni mattina. Non vedo l'ora di vedere quali opzioni hanno per la colazione. Neanche io. Assicuriamoci di provare tutto. Sarà un inizio delizioso per le nostre giornate. Lezione 23. Pianificazione espositiva. Dovremmo accompagnare ogni mostra per garantire un tema coerente. Buon punto. È essenziale per l'esperienza complessiva. Sì, avere un tema coerente coinvolgerà i visitatori in modo più efficace. Penso che dovremmo avere anche alcuni elementi interattivi in ogni mostra. È un'ottima idea. Renderà l'esperienza più memorabile.
Sì, le persone amano partecipare e interagire con gli schermi. Facciamo un brainstorming su alcune idee interattive in linea con il nostro tema. Assolutamente. Collaborare a questo darà vita alla nostra visione. Sono entusiasta di vedere come tutto si mette insieme. Lezione 24. Scegliere un hotel. Fatto. Quindi quali criteri devo considerare nella scelta di un hotel? Bene, la posizione è fondamentale. Vuoi essere vicino alle attrazioni che intendi visitare. Ha senso. Cos'altro dovrei tenere a mente? Anche i servizi sono importanti, come la colazione gratuita o la connessione Wi-Fi. Assolutamente. Questi piccoli vantaggi possono fare una grande differenza. Sì, e non dimenticare di controllare le recensioni degli altri ospiti. Ottimo consiglio. Cerco sempre feedback prima di prendere una decisione. È un modo intelligente per assicurarti di scegliere un posto di qualità. Farò una lista di controllo per mantenere tutto organizzato. Lezione 25. Fumo passivo. È preoccupante pensare di respirare il fumo di un'altra persona. Sono d'accordo. Se scelgo di non fumare, non dovrei avere a che fare con questo. Esattamente. È importante proteggere la nostra salute negli spazi pubblici. Sì, e molti posti stanno ora implementando norme più severe sul fumo. Questo è un passo positivo. Incoraggia ambienti più sani. Decisamente. Penso che tutti meritino di godersi l'aria pulita. Sosteniamo le aree senza fumo ovunque andiamo. Assolutamente. Si tratta di creare un'esperienza migliore per tutti. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo. Lezione 26. Bevande rinfrescanti. Eccezionale. Per quanto riguarda le bevande, preparerò della limonata fatta in casa. Sembra rinfrescante. Adoro la limonata fatta in casa in una giornata calda. Sì, è molto meglio delle versioni acquistate in negozio. Assolutamente. Puoi regolare la dolcezza a tuo piacimento. Esattamente. Inoltre, l'uso dei limoni freschi fa un'enorme differenza nel sapore. Posso quasi assaporarlo già. Aggiungerete qualche ingrediente speciale? Stavo pensando di aggiungere un po' di menta per un tocco rinfrescante. È un'ottima idea. La menta completerà perfettamente la limonata. Sono entusiasta di servirlo al nostro raduno. Lezione 27. 0. Codice di abbigliamento. Dovrei vestirmi elegante o meno per l'evento? Questa è una bella domanda. Dipende davvero dal luogo. Esaminerò il codice di abbigliamento per assicurarmi di essere adatto. Sì, è sempre meglio abbinare l'atmosfera dell'evento. Oh, e cercherò un paio di scarpe che siano allo stesso tempo eleganti e comode. È una scelta intelligente. Il comfort è fondamentale, soprattutto per gli eventi più lunghi. Voglio divertirmi senza preoccuparmi del mio outfit. Assolutamente. Coordiniamo i nostri look per un aspetto coerente. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Lezione 28. Salute e ambiente.
Salute e ambiente sono strettamente legati, non credi? Assolutamente. Prenderci cura del nostro pianeta ha un impatto diretto sul nostro benessere. Inoltre, il cibo biologico spesso favorisce sia la salute personale che la sostenibilità ambientale. Sì, la scelta di prodotti biologici può ridurre le sostanze chimiche dannose nel nostro corpo e nel suolo. È affascinante come le nostre scelte possano influenzare sia la nostra salute che l'ecosistema. Infatti, mangiare cibo di provenienza locale aiuta anche a ridurre la nostra impronta di carbonio. È vero. Sostenere gli agricoltori locali è un modo meraviglioso per contribuire positivamente. Inoltre, promuove le connessioni comunitarie e rafforza le economie locali. Credo che piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane possano portare a impatti significativi. Lezione 29. Prospettive sull'esistenza. Non in questa vita, ho le mie convinzioni saldamente a posto. Nessuna possibilità. In realtà, ci sono molte prospettive sull'esistenza oggi. È vero. È affascinante esplorare diverse ideologie e credenze. Sì, comprendere diversi punti di vista può ampliare i nostri orizzonti. Penso che sia essenziale rispettare le opinioni diverse, anche se non siamo d'accordo. Assolutamente. Discussioni sane possono portare alla crescita personale e a una comprensione più profonda. Ed è importante valutare criticamente ciò in cui crediamo e perché. Sì, sfidare le nostre convinzioni può portare a convinzioni più forti. Apprezzo avere conversazioni che spingono i nostri confini di pensiero. Lezione 30. Coraggio e forza. Sei stato una torre di forza, mostrando più coraggio di quanto avessi mai immaginato esistesse. Questo è il complimento più bello che potessi ricevere. Significa molto per me. Sì, la tua resilienza nell'affrontare le sfide ispira chi ti circonda. Grazie. Credo che tutti abbiamo la forza per superare gli ostacoli. Assolutamente. Ci vuole una grande dose di coraggio per affrontare le paure a testa alta. Sì, e a volte semplicemente esserci per gli altri è un atto di coraggio. Sono completamente d'accordo. Sostenerci a vicenda nei momenti difficili crea legami forti. Lo fa davvero? Insieme possiamo affrontare tutto ciò che ci capita. Sono grato di avere qualcuno come te al mio fianco. Lezione 31. L'importanza dell'etichetta. Molte persone non si rendono conto dell'importanza dell'etichetta finché non inizia a scomparire. È vero, le buone maniere sono spesso date per scontate nel frenetico mondo di oggi. Sì, l'etichetta promuove il rispetto e la comprensione nelle nostre interazioni. Assolutamente. Crea un'atmosfera più piacevole per tutti i soggetti coinvolti. Credo che i piccoli gesti, come dire i per favore e i grazie, facciano molto. Decisamente. Quelle semplici parole possono avere un impatto significativo sulla giornata di qualcuno. È affascinante come l'etichetta possa riflettere i nostri valori e la nostra cultura. Sì, mantenere queste tradizioni è essenziale per una società armoniosa. Spero che sempre più persone inizino ad apprezzare la bellezza delle buone maniere. Lezione 32. Un semplice saluto.
Mi sono avvicinato a lei e l'ho salutata, e il suo viso è cambiato all'istante. Sembra intrigante. Cosa è successo dopo? Il viso della ragazza si illuminò e mi sorrise calorosamente. È meraviglioso. Un sorriso può davvero illuminare la giornata di qualcuno. Sì, sembrava che in quel momento fosse stata stabilita una connessione. È incredibile come un semplice saluto possa creare tanta gioia. Sono d'accordo. Mostra il potere della gentilezza nelle nostre interazioni quotidiane. Esattamente. I piccoli gesti possono avere un impatto duraturo sugli altri. Sono felice di aver trovato il tempo per contattarla. Lezione 33. Conversazioni in evoluzione. Al giorno d'oggi stanno emergendo nuove aree della vita sociale, soprattutto nelle conversazioni. Sì, è affascinante come i metodi di comunicazione si siano evoluti nel tempo. Le persone sono più aperte alla discussione di vari argomenti che mai. Assolutamente. Questa apertura può portare a scambi e connessioni significative. Credo che sia importante affrontare sia questioni serie che argomenti spensierati. Decisamente. Un mix di conversazioni mantiene equilibrate le interazioni sociali. È anche bello vedere più discussioni sulla salute mentale e sul benessere. Sì, rompere lo stigma attorno a questi argomenti è fondamentale. Sono entusiasta di vedere come queste conversazioni continueranno ad evolversi. Lezione 34. Notifiche sulla lavanderia. Riceverò una notifica quando il mio bucato sarà pronto per il ritiro? Sì, ora la maggior parte dei servizi offre notifiche tramite app o SMS. È incredibilmente conveniente. Adoro essere tenuto aggiornato. Assolutamente. Ti fa risparmiare tempo e ti assicura di non dimenticare il bucato. Apprezzo la tecnologia che semplifica le attività quotidiane. Sì, è sorprendente quanto le cose siano diventate più efficienti. Non vedo l'ora di provare questo servizio. Amerai la comodità, semplifica davvero la vita. Non vedo l'ora di non dovermi mai più preoccupare del bucato. Lezione 35. Vantaggi della lettura digitale. Leggere libri sembra rilassante, soprattutto in formato digitale. Sì, quali altri vantaggi hai notato da un'esperienza di lettura digitale? Bene, la comodità di trasportare più libri in un unico dispositivo è fantastica. Assolutamente. È facilissimo passare da un titolo all'altro in qualsiasi momento. Inoltre, i libri digitali spesso sono dotati di funzionalità come dimensioni dei caratteri regolabili. Sì, è fantastico per rendere la lettura più confortevole per tutti. E molte piattaforme ti consentono di evidenziare e prendere appunti facilmente. Esattamente. Migliora l'esperienza di apprendimento e aiuta la fidelizzazione. Sono anche un fan delle opzioni di accessibilità per le persone con disabilità visive.